Ciao e bentornati! Oggi vi porto con me nella seconda seduta di lower della settimana. Iniziamo col primo esercizio, leg press. Faccio 3 serie da 6-8 ripetizioni. Imposto il macchinario in modo da riuscire a scendere il più possibile, per stimolare al meglio il quadricipite. Tendo a posizionare i piedi nella parte bassa della pedana e ad allargare lo stance proprio per questo motivo. Sulle ultime ripetizioni ho sentito davvero la fatica, ma non mi sono arresa e ho cercato di dare il 100%. Secondo esercizio, hip thrust, 3 serie da 6-8 ripetizioni. Mi piace eseguirlo col bilanciere perché sento che attiva meglio i glutei. È fondamentale portare il mento sul petto per evitare di inarcare la schiena durante la risalita, mantenendola parallela al suolo. L'unico inconveniente? Per realizzare questo setup, degno dei migliori ingegneri, ho bisogno di una sala vuota. Ho provato a farlo al multipower, ma non lo sentivo affatto mio. Può sembrare molto pesante, ma in realtà ha un sistema di leve molto vantaggioso che consente di caricare parecchio. Quando devo spostare il bilanciere mi immagino che sia come una macchinina. Anche qui sto sperimentando con diverse inquadrature, spero non vi dia fastidio. Adesso è un triset composto da leg extension, leg curl e alzate ad Y al macchinario. Per i primi 2 esercizi faccio 3 serie da 8-12 ripetizioni, mentre per l'ultimo 2 serie da 10 ripetizioni al massimo. Per la leg extension tengo un fermo di 2 secondi in alto, visto che è un esercizio impegnativo in contrazione. Per l'alzata ad Y uso gli straps per evitare che la presa diventi un fattore limitante.
Infine arriviamo all'ultimo superset della seduta, che include alcuni esercizi chiave per concludere in bellezza. Iniziamo con 5 serie di calf da seduti, cercando di mantenere un intervallo di 12-15 ripetizioni per serie. Quando eseguo i polpacci mi assicuro di scendere bene fino in fondo, sentendo la massima estensione, e poi risalire con determinazione. Questo movimento mi aiuta a coinvolgere appieno i muscoli e massimizzarne l'attivazione. Poi passo al crunch al cavo. Qui eseguo 3 serie da 8-12 ripetizioni, assicurandomi di avvicinare bene l'ultima costola al bacino, espirando completamente fino in fondo. È importante controllare il movimento per sentire al meglio questo esercizio. Proseguo con i crunch obliqui al cavo, dove faccio 3 serie da 8-12 ripetizioni. In questo caso mi concentro sullo stretching verso il cavo per poi torcermi completamente in direzione opposta. Questo esercizio è fantastico per attivare i muscoli obliqui e migliorare la definizione del core. Se avete domande sui miei allenamenti, la mia routine o qualsiasi altra cosa, lasciate un commento qua sotto usando #Q. Potrei fare un video dedicato alle vostre domande in futuro, quindi non siate timidi. Le ultime 2 serie di questo superset le combino con un curl presa neutra alla corda. Faccio 2 serie da 10 ripetizioni al massimo, focalizzandomi sul capo brachiale. Per garantire la giusta tensione, faccio un paio di passi indietro rispetto alla carrucola, in modo da ottimizzare l'attivazione muscolare durante il movimento. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e che vogliate unirvi a me in questo viaggio. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al canale.